Bentornati a tutti su BMake Electronics. Oggi ho qui un motorino DC a 12 volt. Lo andremo a collegare ad Arduino e ci faremo un piccolo progettino. Un start, stop, un variatore di velocità. Per variare la velocità di questo motorino bisogna cambiare la tensione che lo alimenta. Ok, adesso andiamo a vedere lo schema che ho preparato. Useremo Arduino e un MOSFET perché la tensione di alimentazione, come ho detto, è 12 volt. Arduino funziona a 5. Ok, andiamo a vedere subito. Sullo schema, allora troviamo Arduino che comanda la logica di programmazione. In alto a destra troviamo un motorino, alimentazione di 12 volt, 4 pulsanti, un MOSFET, io ho utilizzato un IRL Z44N, 4 pulsanti con dei condensatori collegati in parallelo di debounce per farlo funzionare meglio, e sul gate del MOSFET ho collegato una resistenza, questa è da 100 ohm sul pin 9, e quindi attiva il MOSFET. Useremo una tecnica PWM, come vediamo su Arduino. Sul pin 9 lo possiamo prelevare per far accendere il motorino. Quindi la tensione positiva entra al motorino, va sul drain, e il source va a negativo. Quando non è alimentato ho inserito anche una resistenza da 10k tra il gate e GND per portare il gate a 0, quindi evitare falsi contatti. Per adesso useremo solo i primi due pulsanti, poi le altre due. Faremo un start, stop, una velocità, un'altra velocità. Per adesso facciamo solo un start e stop, poi ampliamo il progetto. Ok, andiamo a realizzare tutto il circuito e vediamo se funziona. Ho realizzato il circuito, andiamo a vedere tutti i componenti. Allora, troviamo il motorino 12 volt, entra 12 volt, dal motorino va sul drain del MOSFET. Il source va al GND di Arduino. Il GND di Arduino è collegato anche al GND di alimentazione 12 volt esterni. Poi troviamo sul gate, va dal pin 9 al gate, tra una resistenza da 100 ohm, ho messo una resistenza da 10k sul GND per portare a 0 quando non è alimentato il gate, per evitare false partenze. Poi ho messo delle resistenze di pull down sempre da 10k su tutti e 4 i pulsanti, e ogni pulsante va dal pin 2 al pin 5, e in più ho aggiunto un condensatore da 1 microfarad, ho messo un elettrolitico per evitare i debounce. Ok, adesso passiamo alla parte software. Però per prima cosa andiamo a vedere se funziona il motorino. Quindi faremo con questo pulsante, facciamo partire, quindi start, quindi il pulsante collegato al pin 2, quest'altro pulsante collegato al pin, vediamo se lo trovo, al pin 3. Quindi facciamo un semplice start stop, poi andiamo ad aggiungere altre opzioni sul codice per variare la velocità di questo motorino. Apriamo l'IDE di Arduino, aspettate che zoom un attimo, e cominciamo a scrivere il codice.
Inseriamo tre variabili, uno per il pin 2 per accendere, lo chiamiamo pin accensione, un'altra variabile pin spegnimento sul pin 3 e uscite sul pin 9 dove andiamo a controllare il PWM del MOSFET. Creiamo un'altra variabile per tenere memoria dello stato del motore, quindi di tipo ball, quindi 0,1, motore attivo, quindi false, spento, se è true è attivo. Andiamo nel setup, cancelliamo qua e andiamo a inserire i pin se sono ingressi o uscite. Quindi abbiamo pin accensione input, pin spegnimento input con la relativa resistenza che abbiamo messo di pull down sulla breadboard e il pin mode PWM come uscita che va al gate del nostro MOSFET. Nel setup andiamo a inserire, ci lasciamo uno spazio, un digital write con pin PWM low, quindi motore spento all'avvio. Inizializziamo la porta seriale 9006 per vedere sul serial monitor lo stato del motore, quindi serial print LN sulla nuova linea, sistema pronto, motore inizialmente spento. Loop lo cancelliamo e andiamo a inserire il primo un if. Allora mettiamo un digital read pin accensione dove va a leggere il pin, l'ingresso dell'input sul pin 2, quindi se è diverso da altro l'ingresso del pin accensione, attiviamo appunto il motore. Continuiamo con il codice da inserire dentro l'if. Allora, una volta acceso il motore gli daremo un analogo write con pin WM, lo impostiamo a 200, quindi avviamo la velocità del motore a 200 su massimo 255. Quindi adesso troveremo il motore attivo in modalità true, invece sopra era false. Nel serial monitor andremo a scrivere motore acceso. Gli diamo anche un delay di 200 millisecondi come un debounce semplice, ma io ho inserito anche dei condensatori, quindi non dovremmo avere problemi. Continuiamo, inseriamo un altro if per lo spegnimento e ci mettiamo sempre un digital read pin spegnimento con uguale high e motore attivo. Inseriamo l'if, inseriamo sempre un digital write pin WM, quindi low, questo spegne completamente il gate, quindi ferma il motore, quindi il motore attivo diventa false. Sul serial print, sul serial monitor andremo a scrivere motore spento e abbiamo il debounce di 200 millisecondi. Riduco il codice, questo è tutto. Ok, proviamo a mandare il codice su Arduino 1 COM6, avviamo compilazione completata. Ok, abbiamo sistema pronto, motore inizialmente spento. Se io adesso vado a premere questo pulsante si dovrebbe accendere il motore, no, questo. Ok, il motore gira, spegniamo, ok, accendiamo e troviamo sul serial monitor motore acceso, motore spento. Forse non tocca bene. Ok, acceso, spento, acceso, spento.
spento. Allora, questo ha la velocità di 200 pwm. Adesso aggiungiamo altre due velocità su questi altri due pulsanti. Questo è collegato al 4 e questo al 5. Ho notato che purtroppo i comandi a volte non funziona, cioè dovrebbe essere start stop. Facciamo così, proviamo a cambiare i condensatori dai elettrolitici, ci andiamo a mettere in poliestere, ho questi qua da 100.000 picofarad, proviamo a metterlo sul primo, proviamo a mettere anche il secondo, vediamo un po' se ci riesco. Ok, stop, start, start, stop, start, stop. Ok, con questi condensatori funziona meglio. Non abbiamo ok, stop, forse non li ho messi bene, faccio vedere un altro po'. Ok, quindi start, start, stop, start, stop. Diciamo che funziona, non è proprio perfetto. Stop. Ok, non è immediato. Start, andiamo premuto. Ok, proviamo ad aggiungere anche gli altri due pulsanti, vediamo un po'. Tolgo anche qua i condensatori elettrolitici, ci vado a mettere quelli in poliestere, 1 e 2. Ok, cambiamo il codice e vediamo se funziona. Ho aggiunto pin di velocità 2 sul pin 4, impostato la velocità PWM a 200 e ho aggiunto nel loop un altro if che ci dà la velocità impostata alta a 255 se premuto il pulsante pin velocità 2 che corrisponde al pin 4. Ok, mandiamo su Arduino, vediamo se funziona. Ok, compilazione eseguita, sistema motore spento. Ok, allora proviamo. Start, il motore gira, stop, adesso col terzo pulsante c'è la velocità alta ma non gira. Proviamo start, stop, ok. Allora sul serial monitor esce velocità alta ma non riesco a far accendere il motore non ricontrollato.
Proviamo a posto il 255 a mettere 100, quindi abbassiamo la velocità, così vediamo se il terzo pulsante funziona. Il motore è spento, noi lo accendiamo, il motore gira, spegne, start. Adesso col terzo pulsante si dovrebbe abbassare la velocità. Ok, si è abbassato. Mi sa che questo pulsantino non fa tanto bene contatto. La velocità è più bassa. Qui sul monitor vedete 255, ma sta impostato a 100. Ne aumentiamo. Facciamo stop, start. Rimane memorizzato 100. Ok, stop, proviamo a rimettere 255. Andiamo. Il motore è spento, accendiamo. Il motore gira a 200. Io premo qua, terzo, se ci riesco. Ecco qua, è aumentato. Facciamo stop, funziona, start, però riparte alla stessa velocità. Non possiamo tornare alla velocità di 200. Ho aggiunto anche sul pin 5 pin di velocità bassa, quindi qua questo lo impostiamo. Allora qua dichiariamo una variabile sul setup come ingresso e mettiamo un altro if impostazione velocità bassa, stavolta lo mettiamo a 100. Ok, mandiamolo su Arduino e vediamo se funziona. Allora facciamo start, parte, stop, si ferma, così, start, stop, start, aumentiamo la velocità, che è 255, e questa qua dovrei abbassare a 100. Ok, ha funzionato. Vediamo se questo torna. No, purtroppo rimane all'ultima velocità che abbiamo premuto, però in linea di massima funziona. Importante è capire che bisogna mettere dei condensatori sui pulsanti per farli funzionare meglio, delle resistenze di pull down, la resistenza di pull down sul gate del MOSFET, e per il resto pare che funziona. Ok, per questo progetto su questo motore DC da 12 volt è tutto. Ricordo che abbiamo utilizzato quindi il motore, condensatore, pulsante, un MOSFET IRL Z44N e naturalmente Arduino, dove abbiamo programmato la logica di funzionamento. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.